Questo è Biodomandando e oggi parleremo dei prioni. Quando parliamo di malattie, spesso in mente abbiamo immagini come una persona che tossisce per influenza o magari una persona che ha problemi di digestione. Queste sono malattie causate da virus, come nel primo caso, o da batteri, come nel secondo caso. Sappiamo bene anche che alcune malattie possono essere causate da mutazioni nei nostri geni, come per esempio la distrofia muscolare o anche il cancro. E se vi dicessi che esistono altri tipi di malattie che riguardano il nostro sistema nervoso causate da un errato ripiegamento delle proteine e che per di più sono anche trasmissibili tramite ingestione? Sono proprio loro, le così chiamate proteine prioniche o in breve prioni. Quando una proteina viene sintetizzata, e a breve farò anche un video su questo argomento, non è altro che una lunga, a volte anche corta, catena di amminoacidi che interagiscono tra di loro creando delle forme chiamate alfa elica e beta foglietto, che a loro volta interagiscono tra di loro conferendo alla proteina la propria conformazione 3D, cioè la forma propria della proteina. Ogni proteina ha un'unica forma particolare che le consente di avere particolari funzioni. Ciò non è vero però per i prioni. Essi hanno infatti una forma chiamata cellulare, che è quella normale e fisiologica, e una forma chiamata non nativa, in cui interagisce con altre proteine prioniche, aggregandosi e formando forme insolubili chiamata fibra amiloide. È interessante notare che quando un prione nella sua conformazione non nativa entra in contatto con un altro prione nella conformazione cellulare, converte quest'ultima, trasformandola in prione non nativo e aggregandosi ad essa. Questo significa che una volta che un prione si è trasformato, passatemi il termine, trasforma anche tutti gli altri prioni presenti nella cellula, creando in ultima analisi le fibre amiloidi. In più, si pensa che questa forma non nativa possa anche propagarsi nelle cellule vicine, danneggiandole. Le proteine prioniche, che si trovano nella loro conformazione non corretta e che formano le fibre amiloidi, sono associate a numerose fatali sindromi neurodegenerative, chiamate encefalopatie spongiformi trasmissibili, tra cui anche la sindrome della mucca pazza. Queste proteine, nella conformazione cellulare, hanno diversi ruoli, tra cui il mantenimento della guaina mielinica nei nervi periferici e memoria a lungo termine. Nonostante numerosi studi sono stati effettuati sulla sua struttura 3D e sulla struttura 3D della sua controparte patologica, ci sono ancora molti punti di domanda sul processo che causa il cambiamento dalla forma di questa proteina. Questo perché spesso non possiamo vedere il processo di trasformazione nel momento in cui accade, essendo le proteine infinitamente piccole e questo processo estremamente veloce. Così, come spesso accade nel mondo della biologia molecolare, dobbiamo cercare di ricostruire questo processo attraverso esperimenti e studi di situazioni patologiche. In questo caso sono particolarmente interessanti tutte quelle mutazioni che sono associate a forme ereditarie di encefalopatie spongiformi trasmissibili. Questo perché trovare mutazioni ereditarie nei geni delle proteine prioniche associate ad un aumento dei casi di queste patologie significa trovare una parte della proteina importante per mantenerla nella conformazione cellulare. Se c'è una mutazione, non può più svolgere la funzione di stabilizzare la struttura 3D e quindi la proteina si trasformerà più spontaneamente nella sua controparte patologica, formando le fibre amiloidi, distruggendo i neuroni e in ultima analisi instaurando la patologia. Più questa patologia si instaurerà in età giovanile e più possiamo ipotizzare che la mutazione ereditaria associata sia in un punto fondamentale della proteina. Ciò è vero per la mutazione chiamata T183A, che è quella che più destabilizza l'interazione tra un'alfa elica della proteina e il beta foglietto, causando tutto il processo che vi ho descritto poco fa. Ma perché è così importante sapere come funziona il processo di cambiamento della struttura 3D della proteina? A cosa ci può servire?
conoscendo tutto lo svolgimento di questo processo, è possibile creare farmaci che lo impediscono. Qui ho messo farmaci tra virgolette perché per il momento parliamo di anticorpi più che di composti chimici di per sé. Ma che cosa c'entrano gli anticorpi ora? Andiamo per gradi. Un anticorpo è in grado di legarsi ad una specifica parte di una proteina chiamata antigene. È un po' come se l'antigene fosse una chiave e l'anticorpo la sua serratura. Ogni anticorpo riesce a riconoscere solo una particolare struttura 3D. Ma questo significa anche che un anticorpo, una volta legato al suo antigene specifico, lo blocca in quella particolare struttura 3D. Vedete che ci stiamo arrivando pian piano? Se riuscissimo a capire quale parte del prione deve essere stabilizzata per consentirle comunque di svolgere le sue funzioni fisiologiche, ma impedendole di trasformarsi nella conformazione non nativa, allora abbiamo fatto bingo. Ed è proprio quello che hanno fatto i ricercatori dell'Imperial College di Londra. Hanno ideato degli anticorpi in grado di impedire la conversione dal nostro T183A mutante, che quindi si trasforma in maniera molto veloce, impedendo in ultima analisi alla proteina prionica mutante di formare le fibre amiloidi. Ma la storia delle proteine prioniche non si conclude ancora qui con un lieto fine per noi. Sì, adesso sappiamo dove andare ad agire, ma non abbiamo ancora la soluzione al problema. Questi anticorpi sono troppo grandi per superare la barriera ematoencefalica e penetrare nel nostro sistema nervoso. Tuttavia, è un giro di boa molto interessante per questa linea di ricerca, che in futuro potrebbe anche sfociare nel trattamento della demenza, ma di questo ne parleremo in un altro video. Se il video vi è piaciuto, vi esorto a lasciare un like. Se avete domande, dubbi, curiosità, scrivetemele pure nei commenti qua sotto. Noi ci rivedremo la prossima volta. Ciao!